Salve a tutti spettatori, benvenuti in questa nuova lezione di CSS e oggi vediamo le ultime proprietà del CSS che ancora non vi ho mostrato. Dopodiché concluderemo effettivamente tutto quanto vedendo la parte responsive, ossia come trasformare il nostro sito disponibile anche per mobile. Ormai siamo alla fine del corso CSS. Quindi andiamo a vedere anche questa particolarità di oggi, ossia i counter che permettono di numerare automaticamente delle sezioni che noi andiamo a creare nel CSS. Ora noi andiamo ad aprire il nostro solito sito, quello che abbiamo sistemato la scorsa volta con il nostro bellissimo menu. Andiamo qui esattamente a lavorare nel widget, quindi esattamente nella barra laterale, nella sidebar, ma qua nella sidebar, e andiamo qui in fondo. Anche qui andremo a fare un'altra sezione numerata, ad esempio, e ci andremo a inserire una serie di magari facciamo con UL, così almeno non utilizza lo stesso design di quegli altri. Ora quello che andiamo a fare qui dentro sarà poi fare un'altra lista, quindi ad esempio così, e metterci tutta la lista dei linguaggi. Come ad esempio per prima cosa ci andiamo a mettere l'HTML. Poi ad esempio qui sotto andiamo a fare un'altra lista, quindi un'altra riga con un'altra lista e mettiamo linguaggi. Ok, questo è un esempio. Ora se andiamo a refreshare la nostra pagina, vediamo che si sono aggiunte queste liste. Adesso noi possiamo andarle a numerare automaticamente. In che modo? Andiamo qui nel nostro CSS come al solito e andiamo a nominare effettivamente la classe sidebar, in particolare l'UL, e nell'UL gli diamo counter reset section. Poi vabbè gli diamo il list style type su none, così che scompaiono i pallini e non ci rompono le scatole. Dopodiché andiamo sempre a richiamare sidebar UL e lì, e ai lì gli diamo counter increment section, che praticamente avrà dentro il numero della sezione, questo section che stiamo mettendo, virgola e il separatore, in questo caso un punto. Praticamente verrà sezione, punto, sottosezione e così via. Ora capirete meglio. Spazio, e lasciamo uno spazio in mezzo per distanziare con la scritta, insomma. Per l'appunto questa cosa qua in realtà andiamo a metterla before. Vi ho spiegato la scorsa volta che cos'è questa dicitura qui. Comunque questo è quello che comparirà, questa funzione ci metterà effettivamente dei numeri prima di quello che abbiamo scritto, quindi prima di PHP, JSP, Python ad esempio, così. Ora andiamo a vedere. Come vedete c'è scritto linguaggi client, che è la sezione 1, sotto linguaggi server la sezione 2, e sotto ci sono le sottocategorie, ad esempio 1.1 HTML, 1.2 CSS e così via, e qua 2.1, 2.2, 2.3. Ora vabbè, sono allineate tutte quante in una maniera strana, ma perché il lì evidentemente lo abbiamo allineato in questa maniera qua. Volendo, se fossimo un pochettino più bravi, potremmo fare una cosettina un pochettino più bella. Ok, così viene una cosa un attimino più ordinata. Sì, non era right, era left, lo so. E niente, questo è praticamente già tutto il dunque della lezione. Poi è chiaro che possiamo customizzare meglio. In pratica tutta sta cavolata qua serve per mettere in automatico dei numeri. Io posso aggiungerne quanti ne voglio e lui me li conta in automatico. Ma la cosa figa di usare un UL o normale è per l'appunto che lui mi mette proprio una sottosezione. Qua ad esempio al posto del punto avremmo potuto utilizzare tranquillamente il trattino, e qua ad esempio delle virgolette al posto dello spazio, e avrebbe modificato tutto quanto in questa maniera qua. Al posto del punto mette uno di 1, uno di 2, uno di 3 eccetera, e poi dà le freccettine sulla scritta, la label. Ecco, io onestamente preferisco il puntino perché è più coerente. Ovviamente posso aggiungere sottocategorie all'infinito. Ad esempio se io vado sotto SQL qua, ci vado ad aggiungere un'altra lista, quindi vado a fare un altro UL /UL, e qui ci vado a mettere ad esempio dei tipi di SQL che abbiamo visto noi, come ad esempio SQL Server, che sarebbe il MS SQL, quello di Microsoft. Poi abbiamo visto il MySQL,
poi un altro SQL che c'è, vabbè, ci potrebbe essere Oracle SQL che noi non abbiamo visto, oppure c'è MariaDB che praticamente è uguale a MySQL. E come vedete in automatico va a fare 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. È molto comoda questa cosa, è molto molto simpatica. Questo in realtà io vi ho già detto tutto per oggi, come vedete è stato un video davvero davvero breve. La prossima volta andiamo a vedere in effetti come rendere tutto questo sito disponibile anche per mobile, già ve ne ho parlato la scorsa volta. Quindi andremo a spiegare la teoria del responsive, eccetera, e concluderemo così le lezioni di CSS. Infine vedremo un framework di CSS che sarebbe Bootstrap, già ve l'ho citato qualche volta. Faremo una lezione su quello e poi passiamo a JavaScript, giusto per concludere la creazione del sito web lato client. E così dovrebbe concludersi il nostro anno del 2019. Annuncio anche che farò una live complessiva dove ricreerò in live un sito web da zero in modo per ripassare tutti quanti insieme. E vorrei che mi diceste nei commenti o comunque da qualche parte che tipo di sito vorreste che preparassi in live. Tipo il sito di un negozio, un sito web per Minecraft, eccetera. Badate bene che a seconda del tipo di sito che mi dite di fare, ci sono tante differenze da come dovrà venire. Ad esempio, può essere un sito a pagina unica, un sito a più pagine. Ricordatevi che è qualcosa che dobbiamo fare in massimo 2 ore, perché una live non è che può durare un'eternità. Detto questo, signori, vi invito a lasciare un like, a condividere questo video, in modo tale può essere utile anche ad altre persone. Iscrivetevi per nuovi tutorial come questo. Al prossimo video tutorial. Grazie per la visione.